Benvenuti in questa splendida nuova puntata sorpresa. Buongiorno a tutti. Ma come sorpresa? Sorpresa, perché noi stiamo viaggiando, ma la interrompiamo. A parte che si è interrotta anche la tua voce perché mi sa che hai l'influenza e lo sentiranno tutti. Hai poca voce, ma non è che se ti avvicini ti sentono meglio. Ti facevo vedere l'occhio vitreo. Bene ragazzi, allora è conclusa questa miniserie dedicata alla Bielorussia, dove siamo stati e siamo usciti, come avete visto, con difficoltà, però è un paese che ci è piaciuto molto. Ma oggi non siamo qui a parlare di viaggio, ma siamo qui a parlare di un progetto che abbiamo avuto in testa e abbiamo realizzato nelle ultime settimane. No, sono mesi veramente che ci stiamo lavorando. Abbiamo concretizzato nell'ultima settimana, ultime 2 o 3 settimane, è un'idea che è partita tempo or sono, diciamo si è accelerata nell'ultimo mesetto, via. Dalla copertina del video, che non abbiamo ancora fatto in questo momento, ma la faremo, e quindi quando voi state vedendo questo video già l'avrete vista, se è stato chiaro, no? No, io non l'ho capito, loro sì. Loro hanno capito comunque. Ma se non l'hai ancora fatta, di cosa ne parli? Che non sai come verrà? Ma io lo so già che comunque in copertina ci sarà questa cosa che finalmente noi abbiamo concretizzato. Ok, ci sarà questa cosa qua, ma non ci sarà, perché io la oscurerò. Perché non è giusto che ve lo svegliamo subito. Dovete stare qua fino alla fine. Già. Come se no... fino alla fine? Sì. Io lo sto già dicendo adesso. No, tu non dici nulla adesso. No. Adesso andiamo avanti. Intanto diciamo una cosa, che questo progetto qua è nato da un'idea ovviamente nostra, ma è stato sviluppato in collaborazione con un'azienda che non ci sponsorizza. Magari. Però questa azienda si è, diciamo così, prodigata nell'ascoltare 2 pirla e dirgli ok, mi piace il vostro progetto, vi aiuto a svilupparlo. Nel frattempo vi chiedo scusa per la mia voce perché se ne sta già andando, quindi verrà fuori un video di quelli una merda. Mettiamo i sottotitoli, non ti preoccupare. Va bene. In arabo, così non si capisce niente. Male di stagione. Allora stavo dicendo, c'è questo progetto, va avanti? Se me lo fai spiegare, Va avanti? te lo posso dire? Va avanti. Allora, qualche mese fa No, senza dire cos'è. Mi faccio spiegare senza dire che cos'è. Tu lo puoi spiegare, inizia a spiegare senza dire cos'è. La Brum del esatto, una cosa simile. Allora, un po' di mesi fa abbiamo avuto l'idea di creare questo perché a noi piace tanto bere il Non puoi dire bere. Dai, è un piccolo indizio. No, vabbè, se no poi capiscono. Vabbè. E allora ne volevamo fare uno personalizzato. Di cosa? E quindi abbiamo Chi cercato. ha capito che cos'è? Scrivo qui sotto. Abbiamo cercato un'azienda Che facesse personalizzati. E quindi poi gli abbiamo descritto le nostre esigenze. No, le nostre Le nostre esigenze. no, sono le nostre da mettere dentro il in relazione al nostro Allora, vuol dire viaggio. Quello che mettono dentro sono prodotti in generale in quella cosa che si chiama Mi sono annoiata da sola. Ora o lo dico o lo Non dico. lo devi dire perché adesso interrompiamo qua e no, perché poi così lo capiscono. Quindi, se non gli possiamo dire che cos'è, che cosa fa e non possiamo fargli vedere l'azienda, beh ragazzi, la prossima puntata. Vabbè, dai, diglielo, va. Volevo fare una sorpresa. È già una sorpresa, dai, saranno già passati almeno 5 minuti che sono qui, poverini. Non credo. Sempre che siano ancora qui. 3 minuti e 24 con tutto il tagliato come minimo, non sarà 1 minuto forse. Allora, vi do degli indizi. Arancia. Vi do un altro indizio. Coltello. Vabbè, E li metto qua. Poi vi do un altro indizio. Bicchiere. Cosa può contenere il bicchiere? Del liquido. Vabbè, dai. Mauri. Diglielo, va. Abbiamo creato il nostro gin personale personalizzato. Per voi alcolisti, questa è una buona O per novità. noi. Per noi alcolisti. Intanto, il gin è un qualcosa che a noi piace e ne beviamo litri, no, ne beviamo normalmente. Andiamo alla ricerca anche di gin magari particolari e Marina nelle sue ricerche ha incontrato questa azienda che riescono a personalizzare i gin molto di più di come si faceva negli anni 80-90, quando il gin, diciamo, spopolava. Il gin tonic, il gin lemon, si andava... Gin Fizz. Sì,
sì. Questo mia mamma lo beveva. Il gin fizz. E abbiamo avuto quindi questa idea di personalizzare un gin, quindi una bevanda che ci piace anche. Con che cosa l'abbiamo personalizzata? Con quelli che sono i sapori, i gusti, i profumi, tutto quello che ricorda un viaggio. Non è solo quello che vedi, ma è anche e soprattutto, meno per noi, quello che assapori coi gusti e con l'olfatto. E quindi la cosa che ci è venuta più spontanea a fare è raccogliere quelli che sono state per noi i sapori più forti, quelli che ci hanno proprio ricordato un posto, e li abbiamo messi all'interno del gin. Grazie a questa azienda ci siamo avvalsi di professionisti. Ha un processo per creare il gin che io sinceramente non pensavo esistesse, nel senso che ci ha fatto un'intervista. E noi abbiamo raccontato quello che è stato il nostro viaggio dalla partenza dall'Andalusia, passando per il Marocco, arrivando poi alla fine tra la Grecia, la Turchia, la Georgia, tutta questa zona mediterranea, ha scaturito un elenco di spezie e ingredienti che questa azienda professionalmente è riuscita a mixare in una ricetta fantastica. Quindi, finita la prima fase di intervista, si sono decisi quelle che erano le cosiddette botaniche. Ha creata la ricetta, ha detto ok, ci lavoro sopra. Poi abbiamo fissato un appuntamento dopo un paio di settimane nella loro sede e siamo andati a trovarlo. Siamo arrivati nella loro azienda e abbiamo incontrato una realtà che non conoscevamo, ci sono state spiegate delle cose interessantissime, quindi abbiamo fatto anche una piccola intervista prima di vedere effettivamente la nostra bottiglia e adesso ve la facciamo vedere. Ed è molto interessante perché spiega come si realizza un gin. Piacere Marina. Ciao. Ciao Marina. Marina. Ciao, piacere. Tutto quello che nasce qua dentro. Siamo nel laboratorio dell'alchimista. Allora, immaginatevi il gin come veramente una ricetta fatta da diversi gusti, una ricetta composta da tanti ingredienti, dove ogni ingrediente poi prende la sua identità e un gusto più unico, per essere un mosaico. Si parte dal ginepro, assaggiate, lo vedete? Questo ginepro, prendete la bacca. Guarda che profumo. Allora. Ecco, il ginepro deve essere balsamico ma dolce. E poi partiamo da alcol di cereale italiano di altissima qualità, ginepro toscano, un'acqua a 12 mg di acido fisso, quindi un'acqua purissima dove si costruisce per tutta la ricetta. Un ingrediente può essere infuso, distillato sottovuoto. I distillati sono tutti trasparenti, però non usa e assaggia. Questo è un distillato. Allora, il distillato ha un gusto molto... Questo è Pompia. È molto lungo, ma più colto come profilo aromatico, ha meno gusti ma molto più intensi e molto più lunghi. Poi un infuso, questo è esattamente lo stesso, proprio identico frutto, qui è solo la parte gialla della buccia di Pompier, questo è esattamente lo stesso però fatto in infusione. Quando lo fai in infusione hai una quantità di gusti molto più ampia, ma è un po' più evanescente, quindi è più difficile da estrarre, nel senso che ha molte più variabili durante l'estrazione, però ha un profilo aromatico molto più grande. Ecco, immaginatevi che dello stesso ingrediente quanti gusti si possono tirare fuori, perché l'avete sentito, è completamente diverso, Sì. non c'entra nulla. Poi, senza parlare del fatto che noi conosciamo l'ingrediente come il suo gusto principale, ma poi ce ne sono tantissime. Adesso vi faccio provare un po' di pepi. Quindi la Giamaica. Madonna, questo è... Questo è un altro pepe di Campot. Aiuto. Un pepe cambogiano. Questo è dolce questo qua, è più dolciastro questo. Questo Aspetta che mi mando in confusione. C'è il cervello che... Questo è pepe. Troppi stimoli. Questo è pepe di Andaliman, un altro pepe. Non sembra neanche pepe questo qua. No, Questo è più amarognolo. Questo è pepe di Timut. Sì, vabbè, ma tu ne hai due, non è che ce li puoi far provare. Guarda quanta roba c'è lì. Questa è stata una sperimentazione che abbiamo fatto su tantissimi pepi e fino ad arrivare poi a... E questo è quello che conoscete meglio. Poi come vedete, vedi che ognuno ha un suo colore, perché ogni pepe, questo è il pepe nero che conosciamo di più. Madonna, com'è piccante! Questo Aiuto! Questo è forte, Allora, conosciamo diversi pepe anche viaggiando, pepe rosa, eccetera, racconti degli alberi in Marocco, ipotesi, ha dei gusti particolarissimi. Ma così, cioè, l'ultima aveva addirittura un... Sembrava così Pompermo. Questo? Cos'è? Cos'è? A me brucia troppo la lingua da prima.
riesco a capirlo. Sembra... Dai, prendi dalla memoria qualcosa di simile. Aspetta. Dammi il torso. Prendi dalla memoria qualcosa che ti ricorda. No, aspetta, io non riesco. Ha una punta di cacao questa. No. Bravo. Sì? Ecco, quella parte di memoria ti ha riportato alla Nutella. Non solo il cacao, ha anche... Nocciola. È nocciola questa. È vero. Spettacolo. Dopo, adesso che mi hai detto nocciola, Ovvio. senti i profumi. Trattare ogni singolo ingrediente come un piccolo ecosistema. Posso farti una domanda? Certo, vedi? Allora, questi estratti Sì. li fate voi? Sì. Li fate fare? Ma questi, tutti quelli che ti ho fatto provare li ho fatti io. La struttura dell'estrazione dell'ingrediente la facciamo in questo posto, no? Ok. Qua hai un distillatore sottovuoto, Quindi cosa fai? lavoriamo in infusione, in distillazione, hai un macchina sottovuoto, Quindi l'alcol, tu usi l'alcol al 96? Allora, l'alcol fa queste cose. L'alcol scioglie, l'alcol è il solvente per gli essenziali e i terpeni, i precursori aromatici di quello che sentite. Il gin è fatto proprio come un profumo, quindi si cerca di tirare fuori meglio. In infusione l'alcol lo utilizzi come solvente e scioglie e crea una soluzione tra oli aromatici e terpeni e alcol. Lo fai a diverse gradazioni perché l'alcol estrae tantissimo. Quindi se tu estrai tantissimo, magari da una foglia verde tiri fuori magari una parte di clorofilla, una parte di legno e devi riuscire a tirare fuori invece solo la parte buona. C'ho il cervello. Oh, scherzo. Qui andiamo con le robe colorate adesso. No, questa. Il sale di salvia, rosmarino. Sì, vicino, rosmarino. Rosmarino. Il rosmarino estratto male ha una parte legnosa, la pane, quindi il lavoro fondamentalmente è a secondo di che cosa hai, lo tratti in modo diverso. La nocciola la spremiamo, facciamo l'olio essenziale. Perché ridi? Perché già. un sacco di cose. Dolce? Caramella. Bravo, questa ad esempio è una fragola, si chiama Mare de Bois, è una fragola molto usata dagli chef che distilliamo a 35 gradi. Distillare a 35 gradi significa fare un lavoro di estrazione sottovuoto. L'alcol evapora a 78 gradi 6 alla temperatura alla pressione del mare, a livello del mare, a 1000 millibar. Se tu vai in montagna l'acqua bolle prima, no? Certo. L'alcol è uguale, tutte le temperature di evaporazione sono nella stessa equazione della pressione. A pressione, più diminuisce la pressione, più il punto di ebollizione diminuisce. Quindi sono direttamente proporzionali. Immaginate che c'è una colonna d'aria sopra, più si alziamo, più la colonna d'aria si abbassa. Quindi se riusciamo ad arrivare a una colonna d'aria da 200 millibar, riusciamo a distillare a temperature molto basse, fino ad arrivare a ingredienti che dobbiamo lavorare in tante forme diverse. Questo lo lavoriamo frantumato, intero, in infusione e distillato a bassa temperatura. Salato! È salatissimo. Cos'è? Il porto fuori strada è un fiore. Salato. No. È un fiore, ma noi lo conosciamo come se fosse un frutto, ma è un fiore. Ah, il cappero! Certo. Ah, ecco! È vero, il cappero è un fiore. Ecco perché è salato così. Senza un passaggio di sale il capo non sa di nulla. Sì, ti ascolto. Cioè, questa è alchimia pura, no? Nel senso che tu la estrai, hai tutti i gusti possibili e immaginabili. Poi penso che se tu vai in giro, trovi una pianta particolare, te ne porti a casa un po' e ne estrai. Sì, per più o capire. più o meno, nel senso c'è tutta una parte evidentemente di legislatura alimentare per cui devo avere una tracciabilità della pianta, non posso andare a raccogliere i mirtilli nel bosco, poi lo posso fare per provarli. Sì. Però se vai in un posto, trovi magari un frutto piuttosto che una spezia particolare, a parte il discorso appunto legale, però puoi sperimentare, puoi trovare nuovi gusti. Quello che ti ho fatto sentire prima, la begonia, è stato un caso che l'ho sperimentata, perché ho trovato un produttore di begonia che mi ha detto: la begonia alimentare, assaggiala. L'ho assaggiata e sa di limone, c'è pazzesco. Mi ha detto: proviamo a fare questa infusione, e abbiamo fatto il gin alla begonia, che avete visto all'ingresso, ma idem quello per le nocciole. Il cappero viene da Salina, è un produttore di capperi di Salina che mi ha portato i suoi capperi. Lui i
Sui Capri ci parla, ci dorme, racconta le storie, li mette in botte per 3 mesi per farli riposare, li conta e li vende a pezzi. Lui non vende 100 grammi di capre, no, vende il numero. Capre. Ma dai. 78 capre. Creato partendo dal nostro viaggio, prendendo tutti gli ingredienti, tirando fuori il meglio dall'ingrediente per poi creare un profilo unico dove fondamentalmente il contesto è tutto il viaggio e il gusto è proprio il senso di tutto il viaggio, quindi la ricetta non saprà di ogni singolo ingrediente che avete, ma saprà di un'armonia che è poi quello che vi è rimasto dal viaggio, quello che abbiamo studiato insieme. Io so, perché l'ho letto, che tu hai una macchina brevettata da te. C'era dietro di te. Ah, allora andiamo a vederla. Me la puoi spiegare? Si può far vedere? Sì, assolutamente. Adesso è in manutenzione, stiamo facendo prove. Questa è una macchina che fa microdosaggi da 30 microlitri. Cosa significa? Significa che una volta che abbiamo creato il gin e una volta che abbiamo messo la ricetta all'interno del nostro sistema, questa riproduce il DNA della bottiglia. Vuol dire che fa esattamente quello stampo di una singola ricetta. E questa la può fare qua come la può fare in America, in Brasile. E questa cosa serve anche perché se io e te vogliamo, tu sei a Mosaico Spirits Brasile, io sono a Mosaico Spirits Italia, vogliamo condividere una ricetta, con questa la condividiamo in tempo reale. Ah, spettacolo! Sappiate che tutti gli ingredienti che vedete qua hanno intensità aromatiche completamente diverse. Per alcuni ingredienti serve mezza goccia, gli altri mezzo grammo. Per riuscire a sperimentare una ricetta bisogna lavorare a piccolissimissime dosi. 30 microlitri è una dose corretta. Riesco a fare un dosaggio farmaceutico, diciamo, del gin. Quindi a prescindere, diciamo, dalla bravura di mettere insieme le ricette, poi tenerne traccia e ripetere è fondamentale. Il motivo per cui ne produciamo da piccolissimi lotti a 10.000 bottiglie. Questo sicuramente ti dà un vantaggio competitivo proprio perché riesci a produrre anche quantità minime, contenendo comunque i costi, questo sicuramente. Tu eri già in questo mondo prima di aprire la Mosaico Spirits? Io ho iniziato in Spagna 20 anni fa. Ho avuto un Ciringhito 10 anni in Spagna e è avuto un momento in cui il gin stava nascendo, quindi ci siamo appassionati a questo, abbiamo fondato il gin.it, abbiamo iniziato a fare divulgazione, siamo diventati giudici in tanti concorsi internazionali, siamo diventati membri della Gin Guild, in Italia siamo 3, che è l'associazione diciamo più autorevole sul gin, ma questo perché 20 anni facciamo studi. Io mi sono dedicato più al prodotto, allo sviluppo commerciale, brand, adesso si è dedicata più alla divulgazione e alla parte di giudice di giuria. Abbiamo iniziato a fare consulenze per aziende che fondamentalmente non sapevano neanche cosa fosse il gin, magari erano distillatori da 100 anni, però il gin che è nato negli ultimi 20 anni è qualcosa di diverso. Immaginatevi che noi gusti come il cardamomo, lo zenzero, li conoscevamo 20 anni fa. E quindi anche le tecniche di produzione e di creazione dei gusti sono cambiate, sappiamo tante cose che non sapevamo prima. Ci piace lo zenzero, 20 anni fa ci sembra sapone. Una cuoca parla del coriandolo, sa cos'è. Esistono tanti metodi, distillare è uno di quei metodi, distillare tutto insieme è un altro metodo, si chiama London Dry Gin, però capite che dal momento in cui io inizio a utilizzare fiori, bacche, prodotti che non hanno la stessa identità e le stesse regole, se li metto tutti alla stessa temperatura, allo stesso tempo ho dei limiti, no? È evidente, ho dei limiti, non posso mettere a 78,6 delle petali di rosa e delle bacche di ginepro. È meno preciso. No, magari stanno delle cose che non vanno bene. Tanti confondono il metodo London Dry Gin con il metodo classico. Il metodo London Dry Gin è distillare tutto dallo stesso alambico. Il gusto non c'entra con questo, la tecnica non c'entra con il gusto, siamo nel 2025, ormai qualsiasi metodo di produzione è valido. Il London Dry Gin nasce in epoca vittoriana per ripulire l'alcol dalle schifezze che c'erano dentro. Ai tempi aveva senso, adesso diciamo che siamo migliorati un pochettino.
Solo il ginepro lo faccio estremamente. Mi ricordo che vado col mio ginepro, la mia ricetta di distillazione. Quello che faccio qua è stabilire esattamente cosa deve essere fatto. Poi quando qua gestisco fino a 1,5 kg di infuso distillato, voglio dire qualche migliaia di bottiglie. Cioè, è per quello che vi dico, non pensate che ci voglia un grande pennello, una goccia di questo, quanto è potente. Ecco, bisogna lavorare sul gusto dell'ingrediente che hai, poi non di bottiglia ce ne vanno dosi veramente minime, quindi nel momento che il gin lo costruisci in questo modo qua, dimensioni tutte le attrezzature, tutte queste cose. Pensate che noi facciamo quasi 2000 bottiglie al giorno come produzione, che riusciamo ad arrivare a 2000 bottiglie al giorno, quindi ne facciamo le bottiglie. Cos'è il tuo nemico nel gin? Quando tu crei una ricetta, cos'è una cosa che non deve esserci? Tu mi hai detto ipotesi lamici e volatile, quindi devi fare attenzione. Tutti gli ingredienti hanno una loro identità. Il gin deve essere, secondo me, messo al suo posto. Se io devo bere qualcosa di liscio e fare una degustazione, credo che il gin non sia la cosa ideale. Quindi il gin deve essere creato per essere miscelato. Storia, ho fatto gin di tutti i tipi, perché ho tantissimi clienti diversi e ho fatto un gin con l'aglio nero. Però ecco, diciamo andiamo sul virtuosismo, che sono un po' meno bevibili e commerciali, sempre molto equilibrato, sempre molto buono. Continuo a dire che è stato un progetto che mi ha convinto il mio cliente a farlo, che non l'avevo mai fatto, però ha fatto bene, perché ha tirato fuori delle cose per E questo è quello più strano che hai fatto? Questo è bello strano, no? E questo? Comunque il gin da K, come ho detto prima, il gin della Pigonia, non sono gin molto comuni. Sono tutte cose molto particolari perché Marco praticamente È un genio. Perché lui crea queste ricette ad hoc per ogni cliente. Ovviamente, ma perché comunque il gin deve raccontare un po' la storia e deve avere una sua identità, un suo gusto, perché altrimenti ti bevi un gin qualsiasi. L'alcol che utilizziamo è un alcol di cereale italiano di altissima qualità. Immaginatevi che l'alcol costa veramente da €1 a 6, quindi immaginatevi cosa potete trovare nel vostro distillato e avere un produttore, e questo lo dico a voi che bevete gin, chiedete cosa ci mettono dentro, che acqua usano, che alcol utilizzano. Abbiamo più o meno il 99% della bottiglia tra acqua e alcol. Quindi poi tutto il resto è tutta l'aromatizzazione che ci possiamo mettere dentro, la distillazione, l'infusione, però sapere che uno utilizza un'acqua di un certo tipo, 60%, il 40% un alcol di un certo tipo, ti fa già capire cosa puoi aspettarti. Poi nel gin è facile nascondere un alcol cattivo, te ne rendi conto la mattina dopo. Se ti bevi 2 o 3 gin tonic, 4, la mattina dopo stai bene, vuol dire che hai un buon gin. A prescindere dal gusto, vuol dire che è un gin di qualità. Puoi partire da alcol d'uva, alcol di cereali, alcol di grano, alcol di patate, alcol di scarti alimentari, alcol da latte. Ok, potete prendere veramente qualsiasi cosa. Ognuno di questi ha delle caratteristiche. L'alcol d'uva è molto dolce, molto profumato, ma pieno di metanolo, quindi è molto più difficile da ripulire. L'alcol di cereali è invece molto più pulito in partenza, però parte dalla materia prima invece che scarti di lavorazione. Quindi nel senso ce n'è... L'alcol che utilizzate voi? Alcol di cereali. Solo cereali. Solo cereali. Cereali misti italiani lo scegliamo perché è una tela bianca su cui dipingere il gin molto puro e non troppo spigoloso come altri tipi di alcol. Io ho una mano mia personale per distillare il gin e credo di fare un gin che abbia una dose di ginepro molto consistente, sempre, e un equilibrio sempre presente. I nostri gin non sono mai di qualcosa, che non sono mai di pomodoro, di limone, di cardamomo, hanno un gusto, cioè in un mosaico ogni ingrediente perde la sua identità per il disegno generale, no? Noi lo facciamo così, quindi questa è l'idea però. Di solito il gin va con la tonica, quello che hai creato per noi. Anche le toniche spaziali. Secondo te? È una risposta molto semplice. Io per fare il vostro gin ci ho messo qualche mese, ok? Per scegliere gli ingredienti, farli, miscelarli.
E rispettare questo lavoro che è stato fatto, secondo me, è la cosa più bella che uno può fare quando beve un gin tonic. Si prendere una tonica con del sambuco, del rosmarino e dei popcorn, il mio gin non si sentirà più. Quindi il consiglio spassionato è utilizzare una tonica neutra, quella sia senza sia. Come fai un gin tonic è importante, un gin tonic deve essere buono dall'inizio alla fine, quindi deve avere la stessa quantità di ghiaccio del liquido, quindi 250 grammi, 220 grammi su 220 grammi di liquido, così almeno lo bevi dall'inizio alla fine senza che si sciolga. Usate qualsiasi bicchiere vi piaccia, non esiste un bicchiere giusto, quindi non esiste né chi lo dice né chi non lo dice, il bicchiere giusto non c'è. C'è quello che piace a te, come c'è il gin che piace a te, ovviamente il gusto personale è fondamentale. I twist che spaccano le sacche di oli essenziali, degli agrumi, di limone, ad esempio di arance, quello ci sta bene perché spacca proprio l'olio essenziale e lo butta sul bicchiere. Altre cose che evitino magari di infastidire la bevuta, però per la decorazione ci sta sempre bene. Siamo arrivati alla fine, adesso ci fa assaggiare il nostro gin. Almeno vedere, non assaggiare. Questo è il loro capannone aziendale che è pieno di bottiglie pronte ad andare. Adesso faccio vedere l'etichettamento. Tac, già fatto. E poi hanno un'altra novità, la stampante 3D per stampare dei tappi personalizzati. Bello. Bello. Quasi piano. Che sono le 10:30 del mattino. Sono le 11:30. Vabbè. Mettendo. Aprilo, aprilo tu. Scaricchio? Vai. Allora, le basi su come preparare un gin. Questo gin ha un colore particolare, questo gin segna un viaggio nel termine dei cambiamenti, e questo è un gin fatto con un butterfly pea, che è un fiore che cambia colore nel momento in cui viene messo con la tonica. Per fare una degustazione di gin e cercare di capire il bilanciamento del profilo aromatico, innanzitutto diciamo alla vista si vede poco, perché i gin fondamentalmente, a parte quelli completamente distillati che sono trasparenti, per il resto non c'è molto da vedere, e vi consiglio di non avvicinarvi troppo. Questo è un buon bicchiere perché tiene la distanza giusta per riuscire a sentire un po' l'aromaticità del gin. La parte principale ovviamente è quando si mette in bocca e lo si deglutisce. Qua valutiamo due cose fondamentalmente: l'equilibrio e la complessità. E veramente, come mi ha detto Marco, ha un gusto unico, o sa di qualcosa nello specifico, e la complessità è quante emozioni e gusti mi dà. Se un tuo piatto me ne dà pochi, se ha tantissimi gusti che non riesco bene a definire, ma che comunque capisco che ne ha tanti, è un buon segnale. Poi la persistenza è quello che ti rimane, per quanto tempo che ti rimane in bocca. Ma attenzione, il primo sorso dovete dimenticarlo, perché il primo sorso serve a far abituare le papille gustative all'alcol, e probabilmente anche il secondo, dipende, magari alla mattina alle 11 se ne voglio due, e dal terzo sorso lo sentite, quindi facciamo insieme. Il primo lasciate andare. Madonna, buono. Vado col primo sorso io, è buonissimo. Fai il secondo? Adesso lo faccio, voglio vedere la faccia di Mauri. Ok, la prima cosa che si sente qua è la sapidità. Ovviamente sappiamo che il nostro gin ha dell'acqua di mare, una buona dose di acqua di mare. Sappiate che è molto intenso, perché comunque è immaginato per essere miscelato, ok? La prima parte evidentemente che mi dà in bocca è la parte sapida, poi si apre, sento un gusto, soprattutto adesso che ho finito di berlo da 20 secondi, da 30, mi rimane un gusto molto pulito, un po' floreale, un po' agrumato. Agrumato è quello che mi rimane di più a me. Riuscire a identificare i gusti non è semplice. Noi sappiamo cosa c'è dentro, quindi vado a memoria, il sale lo sento, l'agrume lo sento le spezie. E poi la cosa migliore da fare è innanzitutto guarda il colore. Diventa rosa. Wow, figo. Adesso l'abbiamo fatto un po' occhio, ma
Immagino una dose di gin e 4 di tonica. Ok, questo è il gin come dovrebbe essere. Sentirete molto meno la parte sabbia, si apre molto di più al naso, la bolla della tonica spacca un po' tutti i profumi e ti fa arrivare nel naso. Adesso sento molto più intense le spezie. Cosa che prima... Meno il sale, più... Meno il sale, ecco il sale è un esaltatore di gusto, quindi piacevole, delle mareste 2-3. Sì. Sì. Ecco, secondo me un gin fatto bene quando te ne puoi bere 2-3 e quando poi il giorno dopo sti bene. Possiamo far serata se vuoi. Esatto, secondo me dobbiamo fare altre bottiglie. Attacca l'etichetta. Eccolo qua. Il bambino. È nato. Guarda che bello. Ah, l'imballaggi. Quindi diciamo che la tua bottiglia arriva sicuramente senza che si spacchi. Che spettacolo. Esatto. Siamo sicuri, Sì. E Eccolo ragazzi, siamo emozionatissimi finalmente. non è la prima bottiglia questa, eh? No, questa è la prima bottiglia chiusa, impacchettata, sigillata, ufficiale. La 001, anzi la 000 questa. Però c'è da dire una cosa, perché la creazione non è solo quella del gin. La creazione è stata dell'etichetta e di quello che c'è al contorno dell'etichetta, che sono due cose, un regalo e una spiegazione. La spiegazione del viaggio, delle botaniche, il perché e cosa c'è dentro, e questo sarà ovviamente un fogliettino che non vi facciamo vedere ma sarà allegato, e un regalo, non posso far vedere il regalo, Sì, il regalo verrà... di multicolori, poi non si può scegliere, però in questo caso è nero, questo qua è azzurro, altro glielo non faccio glieli fai vedere. Esatto. Questo qua è bianco, questo qua è viola. Dai, Vabbè. smettila, abbiamo mille Viola, quale colori. scegliete? Bianco, viola, nero che più No, io lo elegante. prendo verde. Posso Vabbè. metterlo? Dai, mettilo. Inserisci. Tac. Ragazzi, È una bussola che può essere legata a uno zaino, diventare un portachiavi o semplicemente lasciarlo attaccato alla bottiglia e pensare a noi. Un'altra cosa importante è l'etichetta. L'etichetta rappresenta in maniera astratta quelle che sono state, diciamo, delle tappe fondamentali importanti e, come avete visto nel video, una cosa che unisce tutto il Mediterraneo è l'acqua di mare. Quindi avete capito che siamo degli ubriaconi, ci siamo fatti il gin per noi. ma perché ve lo stiamo facendo vedere tutto questo processo? Perché non è che lo facciamo solo per bercelo noi, l'abbiamo creato perché possiate comprarne una bottiglia anche voi. Stiamo raccogliendo i preordini, questi sono ovviamente le prime produzioni, ma di testa. Quello che noi adesso proponiamo è una prevendita nel sito, che metto qui sotto il link. Ok, allora lo scriviamo qui, ma se non lo volete riscrivere lo potete cliccare in descrizione del video. Andate dove c'è descrizione e la prima cosa che trovate scritta è il link alla pagina dove è possibile comprarlo. Il sito che vedete l'abbiamo creato interamente noi, c'è la storia del gin, ci sono le foto del gin, c'è anche qualche pubblicità che stiamo creando in questi giorni, così perché ci piace cimentarci in cose Sì, nuove. non sapevo cosa fare. Esatto, e vi spiega questo sito che la bottiglia è in preordine. Cosa significa questo? Significa che praticamente voi potete comprare 1, 2, 3, 10, 100 bottiglie, verranno raccolti gli ordini fino a fine novembre e dal 1° di dicembre inizierà la produzione e nelle settimane successive vi verrà spedito a casa. Esatto. Questo vale per l'Italia, per l'estero, ahimè. Per adesso è spedibile solo in Italia. In Italia. Quindi ragazzi avete tempo fino al 30 di novembre per cliccare su quei link, preordinare il vostro gin, la vostra bottiglia, E per Natale, per averlo per i regali di Natale anche o per eventualmente. Capodanno, Certo, perché o no? per no, allora è già passato. O per San Valentino. Troppo tardi. Beh, Per Santo Stefano non è che va male, ci siamo. non è che va male, si può anche tenere lì. Evapora. A me evaporano tutte. Ma c'è ancora una sorpresa. C'è un'altra Perché sorpresa. la sorpresa più bella ve la faccio vedere adesso. E ha una spiegazione questa sorpresa. Adesso ci prepariamo e dopo Marina ve lo spiega. Eccoci qua, bentornati. Adesso con la mia assistente creeremo il nostro gin. Ghiaccio, Non troppo in alto, se no cade fuori. ancora uno. Gin, grazie. Ce la fa a aprirla. Vado? Sì. Il gin, come potete vedere, è blu. Tonica?
Però questa ve la faccio vedere qua vicino. Senti. Questa è la magia della trasformazione. E magicamente è diventato fucsia. È bellissimo! Perché noi abbiamo scelto questo ingrediente che è una rosa turca, perché sta a significare il cambiamento di te stesso viaggiando. Per finire, siccome ha delle note di arance dell'Andalusia, voilà. Tac! Che sete. È venuto anche caldo oggi. Io metterei più gin però. Il prezzo che c'è nel sito è con spese di spedizione incluse, come dicevamo, per tutta Italia, ma come vi arriva a casa? Come avete già intravisto nel video che abbiamo girato in azienda, c'è un packaging particolare che l'azienda prevede e utilizzerà per spedirvelo con cura. Il packaging è questo. Con airbag. Fallo cadere. Si rompe prima Aspetta il che si tavolo. muove tutto. Ops. Si ma rompe il intera. tavolo, ragazzi. Ecco. Questo è un airbag che protegge la vostra bottiglia. Quindi ricapitoliamo tutto. Andate sul sito, ordinate quante bottiglie volete, le pagate già a noi e noi mandiamo l'ordine in produzione dal 1° di dicembre in poi. L'azienda ve lo manda a casa con questo packaging. Airbags, il regalino e la spiegazione del gin. Siamo venuti a trovare un amico che ha un locale, così rendiamo il nostro gin protagonista della giornata. Se bevi il terzo poi, cioè, senza offesa, non sei un po' tipo, non sei un po' mal di testa? Tipo ubriaco, dici? Ma non ne beve 3 lui, li beviamo noi. Ma non è Qua solo camerieri magri, perché da lì ci passano solo loro. importantissimo. La cosa principale. Pronti a riempire i bicchieri. Qui c'è qualcuno che lavora e qualcuno che guarda. Eh sì, è proprio così. Ascolta, ma sono le 10 del mattino. Se inizi così oggi mica. Sarà una giornata molto dura. Oh, madre. Così. Apro io. Gin. Colore fantastico. Questo colore qua è dato da una rosa turca. Sì? Sì. Ha questa particolarità qua. Io sono andato serio, Cioè, non so. No, perché bisogna fare 3 sorsi. Non tiratelo giù tutto, Marina, questo è tuo. Alla tua. Grazie, io faccio dopo. No, decidi cosa fai. Prima questo o questo. Ok, scusa. Il primo ti prepara la... Posso usare un aggettivo? Vai. Ruffiano. Il primo ti prepara la bocca. Sì. Vai col secondo sorso. Hai sentito come è cambiato? Adesso la senti proprio decisa. Rotondo, omogeneo, non spigoloso. Quindi va giù. Attenzione perché va giù tutto. È pericoloso. Secondo aggettivo. quello che ti fa male. Pericoloso. Infatti io l'ho finito. Buonissimo, mi piace molto. Sì. Ecco qua il professionista Max, noto amico da quando... Quanti anni avevamo? In fascia, praticamente. Bambini. Le nostre 4 mamme anni. erano proprio amiche. Posso fare una domanda? Di che? Eravate magri quando eravate bambini? No. Io non risponderei perché è tendenziosa. Bravissimo, me siamo in difficoltà. Proprio magro, mai. Ecco, E neanche neanche Naghi. lui. No. Sicuramente meno rotondi. Ok. Più muscolosi, Certo. che abbiamo anche lavorato insieme in Sì, discoteca. penso. E quanto ci sì, siamo divertiti. tantissimo. Una roba impressionante. Beviamo tutte e tre? Certo. Non ci abbandoni, giusto? Siamo... Ormai. Cosa hai fatto? Ha detto 4. 4? Penso proprio di no, Cioè adesso mia moglie chiede il divorzio. Anzi. Oh! Se tumbe. Ne siamo molto artigiani. Vuoi ricordare che ore sono? 10:30. Il mattino. Non di sera. No, Allora, piena luce. Ok. Un quarto. A occhio fai? Guarda che bel blu violetto. Stai barando, poi ce n'è meno. È il mio. E anche il ghiaccio che ti frega. Andiamo con questo. Guarda che la colore. magia. Fantastico. Guarda come cambia.
molto invitante. Questo è l'effetto della famosa rosa blu turca. Poi, in teoria non ci vanno botaniche. Sì, Se la vuoi chiudere, giusto per bellezza, Sì. secondo me una fetta d'arancia, proprio perché dovrebbe ricordare l'arancia amara, di quelle secche di fianco. sì, disidratata. Perfetto. Che bello. Sì. Molto molto buono. Armonioso, non troppo in pieno, ti devo dire, non... Se bevono e non parlano vuol dire che è buono, capito? O siamo alcolisti. Anche. non è buonissimo. Ti piace? Sì. Com'è adesso l'arancia amara? Io ti direi che sento il mirto, sono condizionato psicologicamente. Io? O sono condizionato va diversamente. bene, ci Però io sta. sento il mirto. Lo stecco senza cap gin, un incontro, Un amore. un amore. A voi. È la bevanda perfetta anche per le 10:30 del mattino. Sempre. C'è una fettina di salame, secondo me. Ce l'hai? Bene. Fama. Moccetta, valdostana, Ma che profumo! buonissima. Valdostana, sì? Penso al cinema questo, Lo fa una piccola azienda, si dica. Questa è proprio stagionatura, cioè, da cinema. Uno spettacolo. E adesso mi assaggiare il prosciutto crudo. Max, se per le dosi così non guadagni molto, te lo dico. E per noi. Tac! Anfos, Imperia. Perché almeno... No, grazie. Perché almeno tipo non si sente troppo il grissino e si sente meglio il prosciutto. Oh, sì, no. Ha ragione.